Nel video di oggi voglio riprendere rapidamente quelli che sono i concetti fondamentali nel creare un piano operativo intraday sull'S&P 500 e in modo particolare mi voglio soffermare nuovamente su quelli che sono i livelli che possiamo estrapolare dall'esposizione al gamma. Quindi andremo a vedere insieme quali in questo momento potrebbero essere le aree da monitorare per la nostra operatività quotidiana. Quella che stai vedendo come consuetudine è la mia piattaforma, è la C-Trader, all'interno della quale vedi installati i componenti volumetrici di Cluster Delta. A differenza dei giorni scorsi, puoi vedere che attualmente ho una visualizzazione con 5 volume profile daily e col solito volume profile settimanale. Perché ho optato per una visualizzazione di questo tipo? Ma allora è molto semplice. Limitare la visualizzazione esclusivamente al volume profile della giornata precedente talvolta può essere ingannevole. Cosa intendo dire? Che senza avere ben chiaro il comportamento della value area del giorno precedente rispetto alle value area dei giorni precedenti, rischiamo di non avere ben chiaro quello che viene definito il bias dell'asset in considerazione. In questo caso, infatti, noterai come il volume profile della giornata di giovedì si sia posizionato al di sopra del volume profile della giornata di mercoledì e in modo particolare ti invito ad osservare il posizionamento della value area, che è la zona dove sono contenuti circa il 70% dei volumi scambiati nella sessione precedente e nel caso specifico, come puoi vedere, è visualizzata con un grigio chiaro. Le altre due zone, in grigio scuro, rappresentano le deviazioni, rappresentano quei confini oltre i quali diciamo che le quotazioni vanno in eccesso e per poter proseguire eventualmente in una direzione, supponiamo che ci sia ad esempio un breakout di questo livello, ovvero della value area high di ieri, abbiamo necessità di accettazione da parte del mercato. La cosa molto interessante è che tramite appunto questo tipo di visualizzazione, come ti dicevo, puoi andare a identificare un bias e quindi nel nostro piano operativo possiamo già scremare l'operatività, perché ad esempio la giornata di ieri ha evidenziato un netto spostamento della value area al di sopra della giornata di mercoledì. Così come lo stesso POC si è andato a collocare su livelli superiori rispetto a quello che è stato il POC di mercoledì, ma anche i suoi sotto-POC. Questo che cosa ci dice? Ci dice molto semplicemente che il bias per la giornata di oggi potrebbe essere rialzista e che pertanto, qualora dovessimo andare ad esempio a testare la value area low della giornata di ieri, potremmo assistere ad un'accelerazione al rialzo. Questo tipo di analisi va contestualizzata con i livelli del gamma, perché come abbiamo detto, oggi come oggi, le opzioni 0DTE vanno ad incidere enormemente sulle transazioni quotidiane, ragion per cui privarmi di un'informazione così importante potrebbe essere molto pericoloso. Ti porto quindi all'interno del mio browser, andiamo a vedere appunto l'esposizione al gamma su Gxstream, cercando di capire cosa osserviamo in questo momento. Eccoci qua, potrai vedere che in questo momento, poi capiremo perché è così importante sottolineare in questo momento, il Positive GX è collocato a 7000 punti, mentre il Negative GX a 6920. Diciamo che attualmente 7000 punti rappresenterebbero la resistenza più importante a livello intraday, mentre i 6900 punti rappresenterebbero il supporto più importante. Perché ho detto che è importante sottolineare in questo momento? Perché, come già ti ho anticipato nei video precedenti, dalle 15:30 alle 16:30 i market maker dovranno assorbire la nuova richiesta di
opzioni. Tieni conto di un altro aspetto fondamentale. La giornata odierna è differente dalle precedenti perché si tratta dell'ultima della settimana. Oggi infatti è venerdì, quindi dobbiamo considerare che oltre alle opzioni 0DTE andranno ad influire sull'andamento del sottostante anche le opzioni con scadenza settimanale, e questo è certamente un boost di volatilità in più che potrebbe comunque generare dei movimenti importanti. Non ti faccio vedere il calendario economico perché non abbiamo appuntamenti di rilievo dagli Stati Uniti, quindi mi aspetto che il mercato nelle prossime ore si possa muovere più che altro tecnicamente, e visto e considerato appunto che mancano dati in grado di muovere il mercato, i livelli tecnici molto probabilmente verranno rispettati, e da questo punto di vista conoscere l'esposizione al gamma, ma soprattutto quelli che sono i due livelli più importanti, ovvero il positive GX e il negative GX, diventa veramente cruciale, così come sarà altrettanto importante andare ad osservare con molta attenzione il net GX, perché come puoi vedere in questo momento siamo a ridosso dello zero, siamo in territorio debolmente positivo, quindi potrebbe essere un'altra giornata sotto controllo da parte dei market maker, però ripeto, nel momento in cui andranno ad assorbire tutta la richiesta in opzioni 0 DTE, la situazione potrebbe cambiare. Tuttavia, andiamo adesso a vedere graficamente quello che rappresentano i due livelli che abbiamo in questo momento, ovvero i 7.000 punti e i 6.900 punti, e cerchiamo di capire come il prezzo eventualmente ha già interagito con questi due livelli. Allora, sul grafico notiamo che siamo distanti sia dai 7.000 punti sia dal livello dei 6.900 punti, quindi in questo momento ci stiamo muovendo all'interno di quel range, che è un range abbastanza ampio, e in una situazione di questo tipo l'unico elemento che ci può aiutare a decidere eventualmente che posizione prendere è l'analisi volumetrica. Io te lo dico subito e lo sottolineo ancora una volta, preferisco lavorare al pomeriggio sull'S&P 500. Perché? Perché nel corso della mattinata i market maker che lavorano sul principale indice americano sono veramente pochi. Stiamo parlando del benchmark di riferimento a livello mondiale, ma chiaramente i maggiori volumi arriveranno nel corso del pomeriggio, quando sia i market maker americani sia gli istituzionali americani entreranno a pieno regime e quindi andranno a posizionarsi a mercato. Tendenzialmente la mattina non faccio operazioni, può succedere al momento in cui il prezzo va effettivamente a testare uno dei due livelli che ti ho fatto vedere, quindi il positive GX o il negative GX, cosa che stamattina non è ancora accaduta, così come sostanzialmente non abbiamo avuto dei test neanche della value area high di ieri, tantomeno della value area low di ieri, perché vedi che la value area high di ieri è collocata a 6.971 punti, mentre la value area low è collocata a 6.942 punti. Quindi a questo punto non ci resta che attendere il pomeriggio, e il lavoro che dovrai fare sarà semplicemente quello di attendere le 16:30. A quel punto potrai andare su Gxstream e prenderti il nuovo Positive GX e il nuovo Negative GX. A quel punto li segnerai sul tuo grafico e attenderai che il prezzo eventualmente raggiunga uno dei due livelli per poi prendere la decisione operativa migliore. Uno dei prossimi video sarà quindi orientato in questa direzione, cioè nel farti capire come, scusate, come possiamo operare anche in mezzo al guado, quindi anche quando ci troviamo nel mezzo di questo range, perché non necessariamente, come potrai intuire, dobbiamo aspettare che il prezzo vada a testare il positive GX o il negative GX. Quei due livelli potrebbero rappresentare livelli sì di reazione, quindi resistenza e supporto, ma potrebbero anche rappresentare dei target molto importanti per i movimenti intraday, e per poter decidere quindi in che direzione operare, l'analisi volumetrica sarà fondamentale. Ripeto, in uno dei prossimi video andremo
a vedere proprio come operare in situazioni di quel tipo e se possibile ti proporrò un estratto di una delle mie trading room live che vado generalmente a realizzare a partire dalle 16:30 in maniera tale che se dovesse capitare una di queste situazioni avrai proprio la possibilità di capire come ci si deve comportare. Con questo direi che anche per il video di oggi è tutto. Io ti ringrazio per averlo seguito. Se questi contenuti sono di tuo gradimento, ti invito a lasciare un bel like, a iscriverti al canale. A te non costa nulla, per me significa tanto, ad attivare la campanella per ricevere le notifiche e io come sempre ti do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!